Eccoci amici e bentornati sul canale. Come potete vedere qui, come al solito, dalla presenza del nostro amato amico Kit, oggi parliamo nuovamente della build up dedicata a questo spettacolare modello ispirato e tratto direttamente dalla famosa serie televisiva degli anni 80 chiamata in tutto il mondo Knight Rider, ma qui in Italia è arrivata con il nome di Supercar. Vi ricordo prima di cominciare di visitare anche il nostro gruppo Facebook dedicato proprio a questo modello, dove troverete, inquadrando il codice QR... Le informazioni non sono abbastanza esaurienti. Ecco appunto Kit, adesso ne daremo di nuove. Inquadrando questo codice QR accederete direttamente alla pagina dove potrete iscrivervi ed accedere così a una molteplicità di informazioni dedicate a Knight Rider e a questo modello edito e proposto dalla De Agostini qui in Italia. In altri paesi è proposto sotto la bandiera Altaia, nei paesi anglosassoni con il marchio Fine Home, ma fanno comunque tutti parte della famiglia De Agostini, quindi alla fine era un modello De Agostini. Bene, allora, come avete potuto vedere, il nostro Kit ha già cominciato a dire la sua su alcune cose. Adesso lo interpelleremo magari per sentire cosa ne pensa circa l'andamento del modello. È una lunga storia, te la racconterò più tardi. Ah, va bene, allora come vedete non ha molta voglia di parlare al momento. Bene, allora a questo punto Kit io direi che possiamo procedere. Comunque è meglio arrivare al punto. Appunto, e proprio per questo dicevo che adesso cominceremo. Piacere di conoscerti. Anche per Potremmo me, essere Kit. amici. Ma noi lo siamo già amici. Allora, ti metto... Credo che questa non la conosci. Che cosa ci fa una colonia di formiche in un barattolo di zucchero? Non ne ho idea. Fanno la settimana bianca. Sì, molto simpatico, molto simpatico. Bene, allora ti metto un attimo in pausa così mediti su queste corbellerie. Mentre lo fai, noi procederemo a questo unboxing e daremo un'occhiata veloce a quello che ci aspetta per questo fascicolo e anche al contenuto appunto dei fascicoli. Bene, abbiamo appunto la scatola, che chiaramente ho già sbollato dal nastro adesivo, e andiamo a verificare cosa ci aspetta. Allora, questi come al solito sono le varie parti che monteremo in questo invio. Come vedete abbiamo ancora parti della carrozzeria più o meno grandi, ok? E poi troviamo appunto i fascicoli che questa volta andranno dal 91 al 95, quindi come sapete questa build up arriverà a 110 numeri, pertanto ormai siamo veramente in dirittura finale, dobbiamo solo completare le ultime parti che ci aiuteranno ad avere il modello finito. Allora cominciamo direttamente dal 91, fascicolo 91, andiamo a dare un'occhiata. In questo fascicolo si parla dell'episodio 5 della stagione 4, intitolato Alla ricerca del tempo perduto. Due archeologi hanno scoperto un santuario amerindiano, ma scompaiono proprio nel momento in cui una compagnia petrolifera si appresta ad avviare alcuni scavi nella zona. Come al solito l'impostazione del fascicolo è sempre la stessa, troviamo le varie frasi celebri degli episodi, le varie canzoni che fanno parte della colonna sonora di ogni episodio, alcune descrizioni delle varie funzioni di Kit, immagini tratte dall'episodio, sempre purtroppo molto scure, ormai questo lo sappiamo bene, e poi passiamo direttamente alle parti da montare con il tutorial cartaceo. Come possiamo vedere, per quanto riguarda il fascicolo 91, monteremo il parafango sinistro e il tappo del serbatoio sulla carrozzeria del modellino, ok? Poi avremo ovviamente questo pannello da mettere sopra il tettuccio, ecco qua, metteremo il tappo del serbatoio, andremo ad applicare la paratia, ecco qui. Vediamo appunto che montiamo anche il parafango, che è composto anche dalla parte della carrozzeria posteriore, e il risultato finale è questo qua. Praticamente avremo la scocca quasi al completo, manca ormai solo qualche cosina tipo il paraurti posteriore, quindi diciamo che la parte esterna è praticamente fatta. Andiamo a vedere il fascicolo 92. In questo caso l'episodio in questione è il numero 6 della quarta stagione, Ladro per amore.
L'unità mobile della fondazione è stata rubata e il suo materiale informatico all'avanguardia si trova ora nelle mani di un bravo ragazzo, le cui cattive compagnie lo spingono a impossessarsi di un veicolo sperimentale. Ecco qua. Anche in questo caso appunto troviamo le descritte le funzioni di kit. Chiaramente ogni fascicolo fa una descrizione molto dettagliata dell'episodio e di tutto quello che comporta. Per quanto riguarda i pezzi di questo fascicolo, monteremo i pezzi sul parafango posteriore destro. Come vedrete abbiamo queste piccole parti che probabilmente fanno parte della serratura, chiamiamola così. Vedete, c'è anche il perno su cui dovrebbe incastrarsi lo sportello, che a quanto pare, a detta di qualcuno nel gruppo che ha già montato il tutto perché gli sono arrivate prima le parti, risulta essere piuttosto duro, quindi potrebbe essere necessario, magari per evitare che si rompa, dargli una piccola lubrificatina. Vi ricordo che se scegliete questa strada, ovvero di lubrificare queste parti, è consigliabile farlo con dei prodotti a base di silicone, perché gli altri lubrificanti potrebbero avere una composizione chimica tale da danneggiare le parti in plastica e gomma, quindi col tempo magari si potrebbe anche spezzare con più facilità il perno, quindi attenzione se scegliete questa strada. Io sinceramente direi di non farlo, nel senso, scegliete fin da subito se volete lasciare il modello con lo sportello aperto o chiuso, perché meno lo toccate e meglio sarà, anche perché poi se vi si dovesse rompere, vi ricordo che passati 6 mesi dalla pubblicazione in edicola dell'ultimo fascicolo sarà praticamente quasi impossibile trovare i pezzi di ricambio, tranne forse diciamo sul mercato degli appassionati, per chi dovesse avere delle copie diciamo avanzate, ma vi consiglio di sollecitare sempre il modello il meno possibile una volta completato. Allora, come vedete andiamo ad assemblare anche l'altra parte, l'altro parafango dall'altro lato, e avremo in pratica il modello completato in questo modo. Fascicolo 93. L'episodio in questione è il numero 7 della stagione 4, Contatto mortale. Il furto di un agente biologico porta la squadra della fondazione a una missione sotto copertura, in cui tutti i suoi componenti, compresa Kit, dovranno assumere una nuova identità. Ecco qua. Qui curiosità che vorrei segnalare: in questo episodio viene menzionato Kabir Bedi. Kabir Bedi sicuramente per tutti quelli della mia età sanno benissimo chi era e quale personaggio ha interpretato. Per i più giovani vi dirò che Kabir Bedi è un attore di origine indiana molto famoso anche a Hollywood, ha partecipato anche alla pellicola di James Bond e in particolare qui in Italia però è stato molto amato in quanto interprete dello sceneggiato andato in onda sulla Rai chiamato Sandokan. Quindi per chi di voi non conoscesse questo vecchio sceneggiato, io vi consiglio di recuperarlo perché è veramente molto molto bello. Lui interpreta un principe malese che si ribella dalla dominazione dell'Inghilterra, che in quel periodo diciamo imperversava da quelle parti. È veramente un bellissimo sceneggiato, veramente io ve lo consiglio. Va bene, non ci dilunghiamo oltre, andiamo ancora avanti. Qui ancora delle funzioni di kit e siamo alle fasi di montaggio. In questo numero assembleremo i pezzi della giunzione del telaio e le gonne laterali delle due portiere del modellino, quindi diciamo dovrebbe essere una fase di montaggio anche abbastanza rapida in quanto abbiamo pochissimi pezzi. Qualcuno mi pare che ho visto che sul gruppo ha segnalato che ci sono problemi di tenuta per queste bacchettine qua, tendono a non reggersi bene da come ho capito. Comunque vedremo durante la fase di montaggio. In caso penso che non sarebbe un problema incollarle, in quanto non credo che sia necessario rismontarle. Poi certo, se dovesse rompersi qualcosa in futuro, purtroppo se mettete la colla riuscirete ad avere molte difficoltà per riaprire le singole parti, quindi fate sempre una scelta diciamo tattica. Io vi ricordo sempre che un modello statico non va diciamo mosso più di tanto, quindi secondo me una volta messa una cosa in posizione, se non la toccate non cadrà, non si muoverà
di conseguenza anche l'utilizzo della colla potrebbe non essere poi così necessario. Fascicolo 94. Per qualche candelina in meno, il giorno del compleanno di Michael, un hovercraft a uso militare viene rubato. La fondazione dovrà recuperarlo prima che sia venduto sul mercato nero. È l'episodio 8 della stagione 4. Qui vediamo Kit nelle funzioni Hot Pursuit, no? Ed eccoci qua le fasi di montaggio. Qui monteremo il telaio interno della portiera sinistra e la sua fascia di rivestimento inferiore sulla struttura centrale della carrozzeria. Ecco qua, come vedete ci sono come al solito le fasi spiegate. E anche questa è una fase che non dovrebbe portare via molto tempo. Ultimo fascicolo per questo invio, il 95. Parliamo dell'episodio 9 della stagione 4, incidenti di percorso. Michael si iscrive a una gara automobilistica per indagare su un incidente mortale avvenuto nell'ambito della squadra in cui lavora di un'amica ingegnere di Bonnie. Le solite frasi di Kit, le funzioni di Kit. Colonna sonora, in questo caso è una canzone di Kim Wilde, la famosa cantante inglese. Ancora immagini dell'episodio, purtroppo sempre scure. E per quanto riguarda la parte del montaggio, abbiamo a che fare con il telaio ancora interno della portiera destra e la fascia di rivestimento inferiore sulla struttura centrale della carrozzeria. Ecco qua. Anche in questo caso abbiamo poche parti da assemblare, quindi non dovrebbero portarci via troppo tempo. Bene ragazzi, io a questo punto direi che potremmo anche passare direttamente alle fasi di montaggio. Cosa ne pensi, Kit? È meglio che tu non lo sappia. Ah, va bene, allora decido direttamente io. Passiamo al montaggio Turbo Boost. Bene ragazzi, per questo fascicolo 91 cominceremo applicando il pannello del tettuccio, questo qui dal lato posteriore, che terrà ben saldi nel loro posto i perni su cui ruotano i tip top, quindi diciamo i tettucci apribili della nostra kit. Ok, è molto facile. Prima di farlo però vi consiglio comunque di usare del nastro carta, o se non lo avete come nel mio caso in questo momento anche del semplice nastro isolante, che sicuramente potrebbe lasciare qualche traccia in più di colla rispetto al nastro carta, ma comunque facilmente rimovibile con la semplice acqua e sapone se proprio dovesse rimanere. E poi comunque lo rimuoveremo appena completata l'operazione, in maniera tale da evitare che ci possa capitare che tutte le varie pannellature, sportelli vari, cofano eccetera possono aprirsi involontariamente mentre ruoteremo il modello per procedere al fissaggio con le viti e di conseguenza avere possibili rotture, perché comunque un'apertura accidentale in velocità potrebbe far spaccare qualche perno o qualcosa. Quindi mi raccomando, bloccate cofano, tettucci, sportelli e un cofano posteriore. Ok, una volta fatto questo possiamo andare ad applicare il pannello sopra al tettuccio. Allora, l'operazione in sé è molto semplice ovviamente. Guardate solo momentaneamente questo pannelletto che dobbiamo applicare, noterete che da una parte ha una curvatura verso l'esterno che finisce a punta, vedete? Questa è la curvatura presente su entrambi i lati che corrisponde alla curvatura qui del vetro posteriore, quindi prestate attenzione nel modo in cui girerete il pannello perché deve essere collocato in modo da seguire appunto questa curva qua. Sotto ovviamente ci sono i 3 perni forati su cui andranno poi successivamente applicate le viti, girando appunto il modello. Andiamo ad applicare qui sopra il pannelletto, ecco qua, sentiamo che i perni entrano proprio dentro, ok? E una volta fatto
possiamo, volendo, bloccarlo momentaneamente anche questo con 2 pezzettini di nastro, proprio per non farlo muovere in maniera eccessiva, e poi procederemo a girare il modello e a bloccarlo con le viti. Ecco qua, io lo fisso momentaneamente. Ovviamente potrete anche non farlo, volendo, lo tenete con le mani, ma vi diventa più complicata l'operazione. Ecco qua, in questo modo. Ora andiamo ad applicare le viti, che sono quelle di tipo WM, nei fori già predisposti. Teniamo, mentre lo facciamo, il pannelletto con una mano da dietro, in maniera che spingendo sulla vite il pannello non fuoriesca fuori. Ok? Mettiamo la vite centrale, la possiamo portare anche a fine corsa volendo, non credo che vada ad influire sugli altri fori visto che è centrale, e poi procederemo ad inserire le altre 2 viti. Attenzione a non confondere i fori, perché qui ci sono anche dei fori su dei perni rialzati, lì non vanno inserite, vanno inserite sui fori più avanti, questi qua, ok? Ecco fatto, in questo modo. Una volta montato il pannelletto possiamo anche procedere ad aprire il cofano posteriore per controllare che non ve ne siano impedimenti nel movimento. Ok, a posto. Possiamo passare ora invece al montaggio della staffetta che terrà in posizione e consentirà l'apertura del tappo del serbatoio. Bene, prendiamo il parafango sinistro che ci era stato fornito nelle precedenti uscite, lo possiamo identificare anche per la presenza del foro per il tappo del serbatoio, e prendiamo questa staffetta che ci è stata data in questa uscita. Come vedete, questo qui sarà il meccanismo che consentirà al tappo di aprirsi e chiudersi, in pratica, no? È il vero e proprio leveraggio. Bene, questo lo dovremo andare ad applicare all'interno del parafango, quindi lo gireremo. Poi, per trovarci meglio in posizione, lo gireremo capovolto in questo modo, quindi diciamo con questa aletta verso il basso, e andremo a localizzare la nostra attenzione su questo foro presente tra questa specie di semirettangolo che troviamo qua. Ci dovremo applicare appunto questa staffetta. Come va orientata? La staffetta va orientata in questo modo. Ora ve lo faccio vedere, eccola qua. In pratica la parte con questo dente rialzato dovrà andare verso l'interno del parafango, ok? Noi dovremmo avere questa situazione qui, eccola qui. Se noi la guardiamo in questo modo dovrete vedere questo tipo di curva, ok? La gireremo in questo modo e questa parte qua andrà ad applicarsi su questo punto qua del parafango. Così, in questo modo. Poi prendiamo una vite di tipo AM e andiamo a metterla sul foro in maniera da tenere ferma in posizione la staffetta. Una volta messa un pochino la vite, prima di stringerla verifichiamo che il pezzo sia in posizione in maniera corretta. Vedete, nel mio caso è leggermente girato, quindi torno leggermente indietro, lo muovo un pochino e lo metto più centrale possibile, questo per evitare che magari il tappo possa avere problemi di apertura. Una volta centrato possiamo procedere a stringere meglio la vite fino a fine corsa. Ecco qua. Ora, se noi proviamo a muovere la levetta, come vedete si aprirà verso l'esterno.
Una volta fatta questa operazione prendiamo il tappo del serbatoio, eccolo qua, come vedete qui a questo quadrato con all'interno il foro su cui andremo ad agganciare questa staffetta che abbiamo montato appena adesso. Lo applichiamo quindi nella stessa direzione con questo quadrato nella direzione della linguetta, lo mettiamo così con le dita, poi lo teniamo fermo in posizione, giriamo il pezzo e utilizzando una vite di tipo AP andremo a bloccare il tappo nella sua posizione finale. Ovviamente avvitiamo sulla plastica, quindi andateci delicati, movimento lento del cacciavite, si tenderà a girarsi un po' rispetto alla posizione, quindi verificate prima di stringere che sia posizionato in maniera corretta rispetto alla carrozzeria, ok? Anche se si dovesse muovere dopo non ha importanza, lo possiamo recuperare, chiaramente dovremmo riallentare il tutto, ma una volta che diciamo lo vediamo abbastanza in posizione possiamo procedere a stringere un pochino di più. Ecco qua, vediamo come si presenta. Beh sì, direi che è abbastanza dritto, vediamo un po'. Eccolo qua. Sì, a questo punto chiaramente potete finire di avvitare se pensate che ce ne sia ancora spazio per arrivare a fine corsa. Ecco qua, come nel mio caso, una leggera stretta ci porta a fine corsa. Non esagerate come sempre nello stringere il cacciavite perché rischiate di rompere la plastica su cui avvitate più che la vite in questo caso, ok? Adesso possiamo andare a fare una piccola prova con il dito. Ecco qua, il tappo si apre. Ovviamente l'apertura non è proprio completa ragazzi, ma tenete anche presente che è un modellino, ok? Evidentemente hanno fatto un pochino corto il gioco qui dell'asola, questa forse andrà messa un pochino più in avanti in maniera da consentire una maggiore apertura, ma tanto dubito che qualcuno di noi lo aprirà più di qualche volta. Bene, ora andremo ad assemblare il tappo vero e proprio su questa copertura interna che fa da raccogli carburante, no? Nelle vetture vere è quello che quando vi scola un po' di benzina fuori o gasolio che sia, viene recuperato da un tubicino e ve lo riporta all'interno, ok? Allora, come noterete, su questa parte c'è un piccolo dentino, anche sul tappo è presente nella parte dietro un piccolo dentino, quindi noi dovremmo fare in modo che questo dentino vada ad inserirsi su questo presente in questa parte qua, e dopo averlo fatto ovviamente il tappo sarà in posizione, gireremo il tutto e andremo a bloccarlo in posizione da questa parte mediante l'utilizzo di una vite di tipo BP. Allora ce lo poggiamo sopra, ecco qua, si sente uno scatto quando entra, fa tac. Ovviamente non è detto che ci entrerà subito al primo colpo, probabilmente vi si muoverà anche uscendo fuori, ma questo non ha molta importanza perché in realtà quel dentino serve solo per tenere fermo il tappo mentre inserirete e stringerete la vite, per non farvi ruotare ovviamente il tappo con la vite stessa, ok? Quindi tenetelo fermo con un dito, iniziate ad avvitare la vite, se anche gira il tappo un pochino dietro non è un problema, tenetelo con le dita, ok? Poi a un certo punto, quando vedete che avete avvitato sufficientemente la vite, cercate ecco il dentino in maniera tale da farlo tenere fermo dentro. Quando lo avete fatto ci terrete il dito spinto sopra in maniera da non farlo muovere e proseguirete ad avvitare, ecco qua, in questo modo, ok? Ora procederemo ad attaccarlo al parafango mediante l'uso chiaramente di questo foro già predisposto e utilizzando una vite di tipo AM. Avviciniamo appunto la parte su cui abbiamo avvitato il tappo, eccolo qua. Come vedete qui c'è un'asola da una parte e questa servirà per consentire appunto alla levetta di poter fare il suo lavoro e poter aprire lo sportellino. Lo applichiamo in questo modo facendo corrispondere questa aletta al foro, ok?
controlliamo anche di lato che non venga ostruita ovviamente la parte dove è la levetta. Una volta in posizione prendiamo la vite di tipo AM e la andiamo ad avvitare sull'apposito foro. Ecco qua, in questo modo. Ora se noi voltiamo la parte e apriamo la zona del tappo, avremo il nostro tappo della benzina bello montato. Non lo forzate per aprirlo di più, ragazzi, prima di tutto perché non serve, in quanto non dobbiamo veramente metterci la benzina dentro, e poi perché purtroppo è proprio il leveraggio che hanno fatto che doveva essere posizionato in maniera diversa per consentire un'apertura migliore. Così in questo modo è il massimo che possiamo ottenere, ok? Quindi non forzatelo. Ora possiamo passare direttamente a montare questo parafango sopra la scocca della vettura. Bene, per applicare il parafango sulla carrozzeria dovremmo far collimare queste parti, diciamo, interne, quindi questi pernetti che vedete qui e qui in basso, ok? E anche questo qui in alto, negli appositi fori presenti qui sulla carrozzeria, ovvero su questo, nella zona qui sotto e su questi due di lato, ok? È molto semplice perché comunque basta girare il pezzo, metterlo in corrispondenza della sagoma della carrozzeria e applicarlo. Ovviamente quando monteremo questo pezzo dovremo aprire lo sportello, in quanto sarà necessario far collimare la parte del pernetto della serratura nella sua giusta posizione. Quindi rimuoviamo il nastro che abbiamo messo per tenere chiuso lo sportello del lato sinistro, apriamo lo sportello e passiamo ad applicare piano piano il pezzo in questione. Ecco qua, spingiamo leggermente dentro, vediamo che il pezzo va perfettamente a filo. Ora ve lo mostro meglio. Vedete? Ecco qua. Ok? Non ci deve essere nessun gradino, eh? Stessa cosa dal lato posteriore. Deve collimare bene. Ok? A questo punto possiamo girare il tutto per fissare in maniera più definitiva il parafango. Allora, io direi di procedere prima con le viti di tipo KM, in particolare metterei prima questa qui centrale. Io non so adesso se riuscirò a mostrarvelo proprio bene, perché il punto è un po' particolare, comunque proveremo. Anche in questo caso io vi consiglierei di bagnare la vite con un po' di lubrificante tecnico, nel mio caso il WD-40. Questo perché sarà sicuramente più agevole l'operazione di inserimento della vite e agevolerà anche la creazione ovviamente della filettatura necessaria ad avvitare. Ok, vi consiglio in questo caso di non stringere troppo questa vite, in quanto avremo modo di giocare meglio diciamo con i fori successivi nel caso ci fossero problemi per inserire le viti. Ok, poi stringeremo tutto alla fine quando abbiamo fatto. Se volete in questo caso possiamo tenere aperto il lunotto posteriore in maniera tale da poter giocare meglio con il cacciavite, che comunque è una posizione non proprio comoda. Ecco qua. Volevo farvi porre attenzione sul fatto che la vite va applicata
su questo foro più interno, non su questo qua, attenzione quindi quando la mettete. E per finire andremo a posizionare la vite più in basso, questa qui, che appunto abbiamo detto è una di tipo EM. Ecco qua. In questo modo abbiamo assemblato il parafango posteriore sinistro. Possiamo girare la vettura per avere un'immagine, diciamo, di insieme. Ecco qua come si presenta la nostra kit con il parafango montato. A questo punto possiamo passare direttamente al montaggio delle parti allegate al fascicolo 92 Turbo Boost. Fascicolo 92, andiamo a lavorare sul pezzo che ci viene fornito, ovvero il parafango posteriore destro in questo caso. La prima cosa che faremo è andare a lavorare sulla sua serratura, quindi come abbiamo fatto già in precedenza per l'altro parafango andremo ad incastonare qui questo piccolo pannellino sagomato, ok, che verrà tenuto in posizione con la sua vite, e andrà poi applicato anche questo perno qui, che è quello che farà fisicamente da serratura al modello poi, ok? Vi ricordo sempre che, come potete vedere, per questo perno qui c'è una piccola asolina in basso, è presente un'asola anche qui sul perno, ok? Anche se si vede con difficoltà nell'immagine, ora cercherò di ingrandire. Ok, quindi questo perno andrà ad incastonarsi poi su quell'asola lì, in questo modo, ok? E verrà bloccato ovviamente con la sua vite. Ma passiamo prima ad applicare il piccolo pannellino. Allora, lo mettiamo in posizione in questo modo, molto semplicemente. Poi ricopriamo una vite BP e lo andiamo a bloccare in posizione. Ecco qua. Molto semplice ragazzi, ok? Ora stessa cosa con il perno di bloccaggio e lo inseriremo qui in questo foro. Questa volta utilizzeremo una vite di tipo GM. Come vedete la piccola aletta è in posizione. Lo teniamo fermo con il dito e andiamo ad applicare la vite. Non spingiamo troppo, altrimenti il perno potrebbe uscire fuori sede, no? E quindi la letta non sarebbe più incastonata dentro. Lo diamo leggermente, piano piano la vite andrà dentro e farà il suo lavoro. Ecco qua. Il perno è posizionato correttamente. Ora monteremo il parafango così preparato sopra la carrozzeria. Come abbiamo fatto per il precedente parafango, applichiamo direttamente il parafango sulla carrozzeria così, facendo corrispondere i perni predisposti agli appositi fori. Chiaramente anche in questo caso dovremo liberare dal nastro il nostro sportello in maniera tale da poterlo aprire e poter fare in modo che la parte del perno della serratura possa essere posizionata correttamente all'interno dello sportello stesso. Poi avviciniamo le parti, spingiamo delicatamente dentro e le facciamo collimare tra loro in questo modo. Una volta fatto ciò dobbiamo nuovamente capovolgere il modello e andare a serrare in posizione il parafango con le viti, così nello stesso identico modo come abbiamo fatto nel passaggio precedente. Anche in questo caso preferisco aprire il lunotto posteriore per avere maggior margine di manovra mentre uso il cacciavite e applico come sempre la prima vite in questa posizione più centrale. Come vedete io ho ancora lasciato questa trave di accoppiaggio che serve per tenere, diciamo, in forma il telaio mentre viene trasportato eccetera, ma successivamente la rimuoveremo
per fare in modo che il modello possa accoppiarsi bene con il resto della struttura. Ecco qua, la prima vite è messa. Ora andremo che era quella di tipo KM. Ora andrò a posizionare altre 3 viti di tipo KM e successivamente quella finale che è di tipo EM. Ecco qua, ora manca solo la vite in basso, che abbiamo detto che è appunto quella di tipo EM, e poi il parafango sarà fissato. Pronti. Purtroppo ragazzi, come potete vedere, provando a chiudere lo sportello si è rotto il perno. Perni purtroppo delicatissimi, io vi assicuro che ho usato un'estrema delicatezza nel farlo, ma evidentemente alcuni di questi nascono già diciamo mezzi fallati, quindi forse è il caso di farsene mandare almeno uno, diciamo come riserva, come scorta per il futuro. E procediamo con la prossima fase di montaggio. Ci viene detto anche di verificare l'apertura dei tettucci, che a questo punto possiamo fare, ma non credo che per quella ci saranno grossi problemi. Ecco qua, questo si apre, si richiude anche senza problemi, stessa cosa anche quest'altro. Bene ragazzi, allora, nonostante questo piccolo incidente possiamo passare al successivo fascicolo, che è il 93 Turbo Boost. Bene ragazzi, per questo fascicolo 93 andremo a posizionare le gomme laterali delle portiere e queste staffette che serviranno da giunzione tra la carrozzeria e il telaio. La prima cosa da fare, andremo appunto a inserire la staffetta di sinistra, che è contrassegnata con la lettera L, non so se si riesce a leggere, eccolo qua, e andremo a posizionare proprio in corrispondenza di questi fori che troviamo qui da questa parte. In particolare il perno presente sulla staffa andrà in posizione del buco più grande che troviamo lì. Poi andrà a fissare in posizione mediante 2 viti di tipo VM. Anche in questo caso ragazzi io consiglio di lubrificare le viti per avere un più facile approccio a tutto il processo che riguarderà appunto applicare la vite in posizione. Molti di voi si staranno chiedendo: ma come mai che la prendi così bene che si è rotto quel pernetto? Ma purtroppo ragazzi nel modellismo succede, quindi non bisogna prendersela a male più del necessario, e sono cose che succedono e che si spera possano sempre venire risolte ovviamente dall'assistenza clienti. È inutile prendersela più di tanto, perché tanto non cambierebbe assolutamente nulla. Allora, mettiamo in posizione la staffa in questo modo, e poi inseriremo la prima vite. Prendiamo anche la seconda vite e mettiamola in posizione. Ok, verificate sempre che tutto spiani correttamente, altrimenti poi avrete problemi in fase di assemblaggio con la carrozzeria. Ora ripeteremo la stessa operazione per l'altra staffa.
Ecco qua, in questo modo. Allora, procederemo aprendo lo sportello in maniera da agevolarci nel compito. Prendiamo la minigonna del lato sinistro, perché in questo caso lavoriamo dalla parte dello sportello sinistro. Se la ruotiamo noteremo che c'è stampata una lettera L, vedete? Quindi siamo sicuri che è quella del lato sinistro. La orientiamo ovviamente con le svasature nella corretta direzione, seguendo le linee appunto della portiera, e andremo a far inserire questi 4 perni presenti sulla gonna all'interno dei 4 fori più grandi che troviamo qui sul telaio della carrozzeria. Quindi attenzione, non i 3 fori più piccolini ma i 4 più grandi. Che vi voglio dire? Vi ricordo comunque di applicarlo sempre con una leggera pressione per evitare che possa rompersi qualcuno dei perni. Ecco qua, in questo modo. Ora facciamo la stessa cosa sull'altra portiera. Ed ecco qua, una volta completato questo passaggio abbiamo finito anche il montaggio relativo al fascicolo 93. Per chi di voi dovesse aver avuto problemi con i pernetti, anche a me ne se ne è rotto uno davanti sulle varie gonne, non è un problema ragazzi, basta mettere un pezzettino di biadesivo oppure se volete anche un po' di colla, tanto questi qui sono pezzi che non andranno più smontati, quindi li potete tranquillamente fissare in maniera più definitiva, ok? Non è nemmeno necessario farsi rimandare nuovi. Purtroppo queste ultime fasi di montaggio hanno fatto queste parti con dei sistemi di aggancio un po' delicati che basta poco appunto e si compromettono, anche prestando massima attenzione, ma ripeto si risolve con molta facilità. Bene ragazzi, a questo punto passiamo al fascicolo successivo che è il numero 94 Turbo Boost. Bene ragazzi, fascicolo 94, procederemo ad inserire come prima cosa questa parte qui, la 94A, che sarebbe una delle pareti interne dei montanti dell'abitacolo. Come vedete questo andrà posizionato da questa parte, c'è un foro per applicarlo con una vite, in particolare una vite QM, e resterà così in posizione da questa parte. Quindi procediamo ad avvitarlo. Io adesso per praticità riaprirò lo sportello per avere appunto un maggior margine di manovra. Ecco, lo andiamo ad applicare qui spiana da solo senza problemi. Prendiamo la vite QM e lo andiamo a bloccare. Ecco qua, in questo modo. Ora procederemo invece a montare la parte del lato posteriore, in pratica sempre della questa copertura interna, in pratica la parte che andrà da questa parte qua. Anche in questo caso troviamo qui un foro e il relativo foro qui sulla carrozzeria, ok? Utilizzeremo anche in questo caso una vite GM. In questa parte ho notato che questi fori creano un po' di difficoltà perché non sono stati aperti proprio in maniera corretta, quindi magari provate a avvitare la vite prima di applicare il pezzo in maniera tale da crearvi già la strada. Almeno diciamo per i primi giri. Dopodiché potremo inserire il pezzo. Vi consiglio di usare chiaramente anche l'olio. Una volta montati i montanti, quello anteriore e quello posteriore all'interno dell'abitacolo, attenzione che questo chiaramente rimarrà ballerino perché poi rimarrà fermo in posizione quando metteremo anche la parte diciamo frontale
di quello che comporrà la plancia superiore del cruscotto, no? Di questa nostra supercar. Prendiamo queste due parti beige che ci sono state fornite. Queste qui in pratica sono le fasce inferiori delle portiere. Prendiamo questa parte che ha questi due segmenti incastonati sopra e la andiamo a posizionare in corrispondenza dei fori su questi perni rialzati dell'altro pezzo, in questo modo. Ecco qua, devono chiudersi abbastanza perfettamente, vedete? Poi utilizzeremo due viti di tipo AP e inseriremo le viti qui e qui in maniera da tenerli uniti. Anche in questo caso non stringete eccessivamente. Mettiamo anche la seconda vite. Ecco qua. Questa volta il montaggio non dà per fortuna i problemi che ci ha dato nelle fasi precedenti, e poi la andremo ad applicare sotto alla portiera del lato sinistro, quindi in questo caso questa qui. Allora il posizionamento andrà fatto in maniera tale che queste due tacchette dovranno guardare verso il tetto della macchina e i tre fori superiori dovranno, di questa barra beige, dovranno essere posizionati quindi verso l'alto, in maniera tale da mostrare verso il lato interno qui della portiera battipiedi, quello insomma su cui normalmente ci si sbatte quando uno sale in macchina. Chiaramente i tre fori andranno a collimare con i fori presenti qui sulla carrozzeria, quindi identifichiamoli che sono 1, 2 e 3, ok? Una volta posizionato useremo le viti di VQM per tenere fermo il tutto. Come al solito il consiglio che posso darvi è di procedere senza stringere troppo ogni singola vite, cioè lasciatele lente tutte fino a quando non avete, diciamo, imboccato il foro correttamente. Poi quando tutte e tre le viti sono posizionate bene, allora procedete a stringerle in maniera più definitiva, in maniera tale che non avete problemi di centraggio, perché purtroppo montando queste parti ho notato che è facile averne, ok? Bene ragazzi, a questo punto abbiamo completato anche il fascicolo 94, possiamo procedere direttamente all'assemblaggio delle parti del 95, che praticamente sono una ripetizione dal lato opposto dei stessi passaggi fatti qua. Turbo Boost! Allora ragazzi, fascicolo 95, l'ultimo di questo invio. Procediamo appunto a montare il montante interno dal lato dello sportello di destra questa volta. Vi consiglio sempre di prepararvi un pochino la filettatura qui sul foro prima di procedere, perché abbiamo visto che creano un po' di difficoltà nell'entrare diciamo nei viti, proprio perché è un punto un po' ostico, diciamo, su cui lavorare. Non abbiamo molto spazio per le mani e di conseguenza più ci agevoliamo il lavoro e meglio è. Allora mettiamo il pezzo in posizione, poi prendiamo la vite, vi consiglio sempre di lubrificarla, ecco qua. Vi ricordo sempre che da queste parti tenderà ad allargarsi verso l'interno, di qua,
proprio perché mancherà ancora di mettere questa parte qui, diciamo centrale, poi si terrà chiaramente spinto ai lati, ok? Quindi non preoccupatevi se vedete che fa quel tipo di problema. Andiamo a mettere anche il montante posteriore. Dopo averci, io vi consiglio, dopo aver preparato già la filettatura della vite, senza posizionare il pezzo in maniera da trovarvi facilitati nel compito, e poi applichiamo la sua vite, in questo caso una vite di tipo GM. Ecco qua, come vedete è stata messa molto semplicemente, non ha dato sforzo particolare proprio perché avevo già preparato la filettatura. A questo punto possiamo passare direttamente ad accoppiare le parti beige come abbiamo fatto in precedenza. Allora, prendiamo la parte in plastica beige, questa qui, ok? La posizioniamo come vedete adesso qui nell'immagine, con i fori nella parte diciamo inferiore. Prendiamo l'altra parte, in questo caso lo vedete leggermente diversa dall'altra, questa parte un pochino più fina, e la posizioniamo in questo modo, facendo in modo che i due fori corrispondano a quelli dei due perni superiori qui della prima parte che ho preso, in questo modo, così, ok? Poi utilizzeremo due viti di tipo AP per bloccare le due parti in posizione. Ecco qua, in questo modo, vedete? Ora il pezzo è pronto per essere installato sulla vettura e lo installeremo chiaramente sulla portiera del lato destro. Allora lo posizioneremo girandolo in questo modo, quindi con i fori liberi, questi tre fori verso l'alto. Lo andiamo ad avvicinare alla parte, ovviamente. Se volete possiamo anche aprire lo sportello per avere, diciamo, una migliore manovrabilità, e poi procederemo a posizionare le viti, che vi ricordo sono viti di tipo QM. Lubrificatele. Ecco, come vedete ho posizionato tutte e tre le viti, adesso passiamo a stringerle tutte e tre. Eccolo qua, abbiamo assemblato così anche l'ultima parte di questo invio. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto. Come avete visto è stato un montaggio che ci ha dato qualche piccola difficoltà nell'assemblaggio a causa delle rotture magari. Storia, te la racconterò più tardi. Sì, purtroppo è una lunga storia di questi piccoli perni molto delicati che tendono a rompersi, sia sulle minigonne sotto gli sportelli, sia i perni delle portiere. Tutto risolvibile, ma comunque fa un pochino pensare a eventuali danni a lungo termine. Quindi io ripeto il consiglio dato prima: una volta montato questo modello, aprite gli sportelli il meno possibile, nel senso lasciatene magari uno aperto per visualizzare gli interni, il cruscotto, ma consiglio di non fare troppo spesso apri e chiudi, proprio per questa delicatezza intrinseca delle parti. Vedete, è d'accordo anche il nostro amico Kit. Bene Kit, a questo punto salutiamo i nostri amici, che dici? È una lunga storia, te la racconterò più tardi. Ah, va bene, ok, come al solito sei di poche parole quest'oggi. Bene ragazzi, io come al solito vi consiglio di mettere un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ormai abbiamo passato i 1000 iscritti, quindi abbiamo attivato anche
delle funzionalità aggiuntive. Io sto anche pensando a una possibile live in cui parlare con voi insieme a qualche altro amico direttamente sui modelli che abbiamo fatto e analizzarne aspetti positivi e negativi. Vedremo un attimo come riuscirò a organizzare e poi vi farò sapere. Per il momento è tutto, e vi ricordo anche di visitare la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, dove potete lasciare un mi piace e un segui. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter. Bene ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, che non sono ancora sicuro di cosa sarà. Potrebbe essere le nuove componenti del Mazinger Z7, oppure potrebbe essere... Tutto, tranne i miracoli. Ah, questo lo so, Posso farti una Kit. domanda? Certo, Kit. Mi presti $20? Guarda, sono momentaneamente sprovvisto, come ben sai. Però te li darò prima della fine di questa collezione, stai tranquillo. Ho bisogno di ulteriori informazioni per la mia banca dati. Va bene, farò in modo di fornirtele allora. Non mi risulta nessun calo delle tue funzioni vitali. No, attualmente mi sento bene. Non ci casco, questa in memoria non ce la mando. Va bene, allora cancella. Davvero eccellente. Bene, bene, mi fa piacere che sei d'accordo con me questa volta, perché il modello in effetti, a parte questi piccoli problemini, è comunque molto molto bello. Non ho ancora deciso quale sarà il prossimo video dedicato al canale, non so se sarà quello dedicato magari alle prossime fasi del Mazinger Z7, di cui staremo aspettando le parti dei fascicoli 10 e 11, oppure se sarà uno dei nuovi video dedicati alla linea Chocokin. In entrambi i casi comunque sicuramente sarà un video molto interessante. Per quanto riguarda il kit, dovremmo aspettare il prossimo invio. Vi ricordo che il prossimo invio ci porterà a quota 100, dove finiremo di andare avanti ancora con il completamento probabilmente degli interni dell'abitacolo, e ci avvicineremo sempre più al numero 110, che sarà l'ultimo numero dedicato a questa collezione. Perlomeno così è quanto ci aspettiamo. Poi non sappiamo se magari la Diagostini ci meraviglierà con qualche numero aggiuntivo, come è successo ad esempio con la collezione di Iron Man, ma non lo so, al momento non se ne vocifera, quindi non credo. Ciao Kit, saluta i nostri amici. Sono lieto di sentirtelo dire. Io non mi prenderei il disturbo. Per usare un termine umano, mi sento euforico. Io sono la voce del Night 2000. Kit per gli amici. Ciao amico. Al prossimo video amici, ciao a tutti. Naturalmente.